Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Come avrete intuito dal trailer, nella recensione di oggi parleremo della Eusinkweld Ultimate Plus, pedaliera di fascia alta prodotta dall'azienda olandese. Nils Eusinkweld e la sua azienda sono nel mondo della simulazione da tantissimi anni, con la commercializzazione della Ultimate e della Pro, che sono state pedaliere comprate da tantissimi sim racer, molto apprezzate ma anche copiate da altre aziende che hanno cercato di riprodurre sia le fattezze estetiche ma anche la funzionalità di queste fantastiche pedaliere. La Ultimate è stata recentemente ridisegnata con una nuova scheda di controllo a 12 bit ma soprattutto con supporto allo Smart Control, software veramente molto efficace che i possessori di Sprint già conoscono molto bene, un nuovo pacco elastomeri per quanto riguarda il freno, elastomeri completamente rinnovati e personalizzati e delle nuove molle su tutti e tre i pedali di colorazione nera rispetto al classico acciaio delle molle precedenti. Altro piccolo aggiornamento riguarda invece un fattore estetico, ovvero le piastre pedale che adesso hanno una H inserita all'interno della piastra pedale stessa. La Ultimate Plus viene proposta sul mercato ad un prezzo di circa 1.328 euro per quanto riguarda la versione 3 pedali oggi in recensione e di circa 1.080 euro per quanto riguarda invece la versione 2 pedali, composta quindi da acceleratore e da freno. Può essere acquistato a parte anche il kit frizione, qualora poi in futuro aveste voglia di acquistare anche la frizione, e il base plate, che invece è una piastra di alluminio con delle asole che permette di regolare la distanza rispettiva dei pedali. La Ultimate Plus può essere acquistata direttamente dal sito del produttore, quindi da Eusinkweld, o da siti con shop ufficiali, come ad esempio G-Performance, che tengo a ringraziare per la recensione di oggi. Mi ha fornito un esemplare nuovissimo di Ultimate che ho usato negli ultimi 3 mesi e che mi ha dato veramente tantissime soddisfazioni. G-Performance è uno shop online che tratta prodotti di altissima fascia. Tutte le marche più blasonate per quanto riguarda il sim racing le possiede. Abbiamo Cube Controls, SimTag, SimTrex, Ultimate, Asher e che più ne ha più ne metta. Un'assistenza efficace, una spedizione in Italia in 24 ore. Quindi se avete intenzione di acquistare questo tipo di periferiche, fate un salto sul sito che vi linko in descrizione. Prima di entrare nel vivo della recensione volevo precisare che all'interno di questo video ho inserito una parte abbastanza corposa per quanto riguarda l'analisi dettagliata del software Smart Control, quindi se non siete interessati, o meglio non siete interessati a tutta quanta la parte del software, potete skippare direttamente tramite i capitoli che ho inserito in descrizione. Ci vediamo al termine della recensione con le conclusioni e le considerazioni finali e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale. La confezione di vendita della Eusinkweld Ultimate Plus, recentemente rinnovata nella grafica, appare compatta ed esteticamente accattivante. Sul frontale, sotto la scritta Ultimate, viene evidenziata la presenza dei damper idraulici e la compatibilità con il software Smart Control. Sollevando il coperchio troviamo i 3 pedali inseriti orizzontalmente all'interno di specifiche sagomature in cartone che li mantengono in posizione. Nelle 2 confezioni poste lateralmente troviamo invece il piccolo case in acciaio che racchiude l'elettronica, 3 elastomeri soft di ricambio, un buon numero di distanziali in plastica rigida, il cavo USB per la connessione della pedaliera, un sacchetto con viti e tasselli necessari al fissaggio dei pedali e un set di chiavi per la manutenzione. Come da tradizione, la struttura portante dell'Eusinkweld Ultimate Plus è realizzata completamente in acciaio inossidabile tagliato a laser con uno spessore di 3 mm. Grazie ad una particolare sabbiatura realizzata con microsfere in vetro, l'acciaio assume una bellissima finitura opaca che lo rende molto resistente ai graffi e ai segni provenienti dal serraggio delle viti durante le regolazioni. I profili in acciaio leggermente fresati sono piacevoli al tatto e per nulla taglienti. Ogni pedale della Ultimate Plus presenta una struttura di base peculiare, a dimostrazione dell'estrema attenzione al dettaglio che Eusinkweld ha rivolto alla progettazione e alla realizzazione di questa pedaliera. Le linee sinuose e le alveolature interne conferiscono ai pedali un look curato e aggressivo, mantenendo un alto livello di solidità e resistenza. L'assemblaggio tra le parti è solido e avviene tramite colonnine filettate e viti in acciaio. Le piastre pedale, rinnovate rispetto al modello precedente, sono caratterizzate da una leggera curvatura, sono forate nella regione superiore e riportano inferiormente l'incisione del logo Eusinkweld. Possono essere agilmente regolati in altezza agendo sull'unica vite Torx e sfruttando i 3 fori preposti posizionati sull'asta pedale.
Il movimento dell'articolazione principale del pedale è affidato alle nuove bronzine grafitate autolubrificanti, che scorrono su un perno in acciaio e garantiscono un funzionamento fluido e silenzioso, eliminando eventuali movimenti laterali del pedale. La grafite presente sulle bronzine funge da lubrificante, minimizza quindi l'attrito migliorando lo scorrimento del pedale e riduce la necessità di effettuare interventi di manutenzione. Il fissaggio dei pedali avviene tramite 4 supporti provvisti di asole realizzati in acciaio, soluzione introdotta qualche anno fa proprio da Eusinkweld. I supporti posteriori integrano un'asola verticale grazie alla quale è possibile sollevare posteriormente il pedale ed adattare quindi la pedaliera ad ogni tipo di configurazione e posizione di guida. Su acceleratore e frizione è possibile regolare il fine corsa, costituito da un perno in acciaio rivestito da un tubo in gomma telata blu che scorre su un'asola posta alla base del pedale. Soluzione efficace nel contenere il rumore ma che non ho mai apprezzato particolarmente e che trovo davvero poco raffinata, anche perché la gomma è relativamente morbida e tende a segnarsi rapidamente. Caratteristica peculiare della Ultimate Plus, già apprezzata nel precedente modello, è la presenza di damper idraulici su tutti i pedali. I damper, rinnovati e personalizzati da Eusinkweld, sono fissati tramite 2 perni in acciaio nella parte inferiore del pedale e sono tenuti in posizione da 4 spessori realizzati in plastica. Si può agire sulla loro angolazione tramite la presenza di un'asola posta nella regione anteriore del pedale. Analizzeremo nel dettaglio il comportamento di questi smorzatori nei capitoli dedicati ai singoli pedali. In linea generale sono stati introdotti da Eusinkweld allo scopo di rendere il feedback più corposo, consistente e piacevole. Come da tradizione, l'Ultimate Plus utilizza celle di carico Mavin per tutti i pedali. Tutte le celle di carico sono provviste di un cavo con spinotto RJ45 per il collegamento alla centralina. Per l'elettronica Eusinkweld si è affidata ad un PCB rinnovato e personalizzato, con supporto a 12 bit. La scheda è inserita all'interno di un case in acciaio con finitura identica a quello utilizzato per la pedaliera, che integra 4 alette necessarie al fissaggio della scheda ad un supporto. Lateralmente troviamo la porta USB con attacco di tipo B, mentre sul lato opposto sono alloggiate le porte RJ45 per il collegamento dei cavi provenienti dalle celle di carico di ogni pedale. L'acceleratore mantiene tutte le caratteristiche di base già viste in precedenza, come la regolazione dell'altezza posteriore, le bronzine autolubrificanti nel punto di snodo principale e il damper idraulico. La struttura è più piccola e snella rispetto a quella degli altri pedali, in virtù dello sforzo minore a cui è sottoposto il pedale del gas. La piastra con il logo Eusinkweld ha una forma allungata rispetto a quella presente su freno e frizione e può essere regolata in altezza su 3 livelli diversi. Il funzionamento meccanico del gas prevede l'utilizzo di un perno provvisto di snodi in acciaio che scorre all'interno di una boccola in plastica fissata sulla struttura basculante posteriore. Lo snodo anteriore ruota su un perno in metallo ed è tenuto in posizione da 2 distanziali in plastica nera. La boccola posteriore permette lo scorrimento del perno al suo interno e tiene in sede la molla. La nuova molla a compressione con filo circolare, impiegata nella Ultimate Plus, ha un diametro di 20 mm ed è regolabile nel precarico grazie ad una ghiera in plastica provvista di controdado. È possibile agire sulla durezza e sulla linearità dell'acceleratore, impostando la compressione iniziale della molla, ma anche mediante un'asola che permette di regolare l'altezza dello snodo anteriore. Posizionando lo snodo in alto avremo una risposta più rigida e reattiva del gas, mentre spostandolo in basso sarà necessaria meno forza per comprimere la molla e di ritorno sarà meno rapido. La regolazione della lunghezza della corsa è affidata al sistema visto in precedenza, costituito da un perno rivestito in gomma telata blu che scorre all'interno di un'asola. Il damper idraulico montato sul gas differisce in maniera sostanziale rispetto a quello presente su freno e frizione, dove l'effetto smorzante agisce sia durante la fase di spinta che in quella di rilascio. Come intuibile dalla dicitura One Way impressa sulla sua superficie, il damper dell'acceleratore fornisce resistenza solo nella fase di spinta, mentre è libero durante la fase di ritorno. Questo garantisce un feeling pastoso e preciso durante la pressione e allo stesso tempo un ritorno rapido del pedale in posizione di riposo. La lettura del segnale è affidata ad una cella di carico Mavin posizionata parallelamente rispetto alla base del pedale e fissata su un supporto in plastica. Il movimento del pedale è trasmesso alla cella di carico mediante una piccola molla situata proprio dietro le boccole in ottone grafitate. Il segnale proveniente dalla cella di carico così strutturata è pulito e lineare, senza sbavature o interferenze.
Nel complesso il feedback che restituisce il pedale del gas della Ultimate Plus è davvero convincente e verosimile. Corposo, piacevole e preciso in fase di spinta, reattivo e scattante durante le fasi di ritorno. La piastra pedale è sufficientemente ampia e la curvatura la rende comoda e confortevole. Le boccole grafitate garantiscono movimento fluido e l'assenza di gioco laterale durante tutta la corsa del pedale. Le regolazioni presenti su molla e damper consentono di aggiustare la risposta del pedale all'interno di un ampio range e di adattarla quindi alle preferenze di tutti. Il freno della Ultimate Plus ha subito un restyling sostanziale rispetto alla vecchia versione e mantiene lo stesso design generale già osservato sul pedale del gas, con le medesime regolazioni in termini di base e piastra pedale e la presenza delle bronzine autolubrificanti. Date le importanti sollecitazioni alle quali è sottoposto il freno, la struttura è decisamente più massiccia e imponente rispetto a quella osservata sul pedale dell'acceleratore. La piastra con il logo HE è più corta, possiede le medesime regolazioni in termini di altezza e la curvatura la rende anatomica e confortevole. Il funzionamento meccanico del freno prevede l'utilizzo di un sistema misto composto da una molla, 3 elastomeri e un damper idraulico. Molla ed elastomeri di nuova concezione sono inseriti all'interno di un perno da 8 mm provvisto di snodo in metallo nella parte anteriore, che scorre all'interno di una boccola in plastica fissata su una piccola piastra in acciaio. La piastrina rimovibile si inserisce all'interno della struttura posteriore del freno, separata e indipendente dal corpo principale, fissata a sua volta dalla cella di carico, una Mavin da 200 kg. La cella, posizionata a 45 gradi rispetto alla base pedale, funge da vero e proprio ponte tra la struttura principale e quella posteriore. Durante l'azionamento del pedale, la pressione esercitata dalla molla e dagli elastomeri sulla piccola piastra in acciaio permette l'azionamento della cella di carico e la lettura del segnale. Il damper idraulico è invece separato dalla struttura posteriore e non interviene in alcun modo sull'attivazione della cella di carico. Una meccanica davvero raffinata ed efficace che dimostra lo studio e l'attenzione maniacale che Usinkveld ha rivolto a questo specifico pedale. La configurazione originale del freno prevede l'impiego di 3 elastomeri hard, separati da spessori in plastica rigida e una nuova molla posta in fondo, a contatto con la piastrina in metallo. Si può agire sul precarico iniziale della molla mediante una ghiera metallica, andando a regolare quindi la corsa del pedale nella fase iniziale di spinta. All'interno della confezione vengono forniti anche 3 elastomeri soft, facilmente identificabili tramite la scritta presente sulla loro superficie, che possono essere sostituiti a quelli hard o miscelati tra loro per creare un'esperienza frenante personalizzata. Grazie all'ingegnoso sistema che prevede l'utilizzo della piccola piastra in acciaio, la sostituzione del pacco elastomeri è semplice e rapido. Basta allentare la ghiera del precarico, rimuovere la piastrina in acciaio e sostituire gli elastomeri. Come già anticipato in precedenza, il damper idraulico utilizzato sul freno è differente rispetto a quello montato sul gas. Questo damper non solo smorza il movimento durante la fase di spinta, ma agisce allo stesso modo anche durante il ritorno del pedale in posizione di riposo. Nel complesso il feedback offerto dal freno della Ultimate Plus è davvero fantastico, preciso, modulabile e piacevole in tutte le situazioni, nelle staccate profonde come in quelle meno impegnative. Gli elastomeri e la molla di nuova concezione offrono una sensazione verosimile che si avvicina molto a quella di un freno idraulico da competizione. Il feeling è immediato e il raggiungimento del limite nel mio caso ha richiesto poco più di mezz'ora. Come anticipato precedentemente, il feedback derivante dal damper idraulico è a mio avviso trascurabile. La frizione riprende parte della meccanica già osservata sull'acceleratore, come la presenza del fine corsa, la cella di carico posizionata parallelamente alla base del pedale e la molla di azionamento della cella stessa. La frizione è però più robusta e massiccia, avvicinandosi come dimensioni al pedale del freno, da cui eredita anche la forma della piastra pedale. La frizione è caratterizzata dalla presenza di una generosa struttura a camme posizionata nella regione posteriore, ideata per simulare in maniera accurata la sensazione dello stacco frizione. Grazie alla presenza di 2 asole, il supporto verticale della camma può essere regolato in altezza, andando a cambiare le geometrie di lavoro e di conseguenza il feeling della frizione. I profili in acciaio utilizzati per la camma presentano delle alveolature sulla loro superficie e integrano posteriormente una boccola in plastica all'interno della quale scorre il perno che integra la molla.
La molla con un filo quadrato ha un diametro di 20 mm e, come visto per gli altri pedali, integra una ghiera in metallo per la regolazione del precarico. Si può inoltre agire sulla risposta della molla sollevando il punto di ancoraggio nello snodo anteriore, grazie alla presenza di due asole. Il damper utilizzato sulla frizione è identico a quello montato sul pedale del freno. Funziona quindi sia in fase di spinta, regalando una piacevole pastosità al pedale, ma anche durante la decompressione, rallentando leggermente il ritorno in posizione di riposo. La lettura del segnale avviene tramite il medesimo meccanismo già visto sul gas, rappresentato da una piccola molla fissata alla base del pedale, che spinge direttamente su una delle due estremità della cella di carico. Nel complesso, grazie alla particolare geometria adottata, il pedale della frizione regala un feeling fluido, realistico, corposo e naturale. La risposta infatti è lineare nel primo tratto mentre è cedevole nella parte finale, offrendo una sensazione di stacco e attacco della frizione veramente fantastica. Il damper idraulico aggiunge una piacevolissima sensazione di pastosità, che migliora notevolmente il feeling generale. Siamo ora sulla postazione, andiamo a vedere insieme come funziona e come è strutturato il software EuSyncVeld Smart Control arrivato alla versione 1.4.1 a 64 bit, un software già visto sulla pedaliera Sprint che riprende appunto tutte le caratteristiche del software completamente identico, ma che è una novità per quanto riguarda la Ultimate, che è stata rinnovata dal punto di vista dell'elettronica 12 bit con supporto proprio allo Smart Control. Il software è abbastanza semplice ma anche completo ed è diviso in sezioni, quindi abbiamo la sezione dedicata alla pedaliera Ultimate e spunteranno nuove sezioni qualora noi connettessimo il cambio sequenziale o il freno a mano, come ho avuto modo di appurare durante la visita al Sim Racing Expo allo stand della EuSyncVeld. Per quanto riguarda invece la pedaliera abbiamo due schermate, la schermata Calibration e la schermata Profile. La calibrazione è necessaria qualora voi andiate a modificare dei valori fisici sulla pedaliera, come ad esempio accorciare la corsa dell'acceleratore o quella della frizione. La pedaliera necessita di una nuova calibrazione, pedaliera che però di fabbrica arriva già precalibrata da EuSyncVeld. Partiamo con un esempio della calibrazione. Come vedete i pedali sono già funzionanti all'interno degli slider. Partiamo con la calibrazione e in questa schermata possiamo decidere quale pedale andare effettivamente a calibrare. Si può decidere anche di skippare uno dei pedali, come ad esempio quello del freno o quello della frizione, qualora noi possedessimo una pedaliera a due pedali. Noi calibriamo tutti e tre i pedali per un processo completo. Procediamo nel next step e in questa fase il software ci comunica che dobbiamo assolutamente lasciare i pedali in posizione di riposo in modo tale da prendere il punto 0 come riferimento. Andiamo nel prossimo step. Il prossimo step ci dice di premere fino a fondo corsa l'acceleratore. Una volta fatto andiamo su next step. Ora è il momento del freno, quindi dobbiamo premere il freno al massimo della nostra forza, o meglio, la forza che vogliamo utilizzare all'interno del simulatore. Premiamo su Next Step e ora è il momento della frizione. Next Step. Siamo arrivati al termine della calibrazione, adesso è il momento di decidere se salvare la configurazione o annullare la calibrazione. Noi procediamo al salvataggio della calibrazione. La calibrazione è completata e possiamo verificarne il corretto funzionamento attraverso questa schermata di controllo. Come vediamo i pedali sono perfettamente funzionanti, vanno tutti e tre dallo 0 al 100%. Una volta terminata la calibrazione andiamo a vedere in maniera più dettagliata la sezione Profile, che contiene all'interno parametri specifici per ogni singolo pedale che possono essere modificati e salvati sulla EEPROM della scheda. All'interno della sezione Profile, divisa in tre piccole finestre, abbiamo le impostazioni per l'acceleratore, per il freno e per la frizione.
Tutto quello che dirò per l'acceleratore può essere replicato in maniera identica sulla frizione, mentre per il freno faremo un discorso a parte. Nella parte superiore dell'acceleratore notiamo la sezione Dead Zone, che è riportata in maniera identica anche all'interno del pedale della frizione. Dead Zone che è zona morta, e abbiamo quindi la Top Dead Zone, che è la zona morta superiore, e la Bottom Dead Zone, che è invece la zona morta inferiore, che può essere modificata tramite queste piccole frecce, quindi possiamo sia aumentare sia diminuire la zona morta, sia inferiore che superiore. Una piccola precisazione per tutti e tre i pedali: DZ rappresenta il segnale crudo, quindi il RAW, mentre l'output è quello che arriverà direttamente al simulatore. Come vediamo nel segnale RAW abbiamo una piccola percentuale di pedale dell'acceleratore premuto, ed è qui che torna utile la zona morta iniziale, proprio per andare ad eliminare questa piccola parte. Come vedete, se lo porto a 0 avremo un segnale, in questo caso lineare, quindi mi piace di solito aggiungere una piccola zona morta nella parte inferiore, in modo tale da non rischiare di premere inavvertitamente una piccola percentuale del pedale. La zona morta superiore in questo caso è invece del 25%, che come vediamo è anche troppo, perché non c'è tutta questa discrepanza tra il segnale di output e quello di RAW. Possiamo quindi ridurre leggermente la zona morta superiore fino a quando appunto non avremo un output lineare il più possibile con il segnale di RAW. Nella sezione inferiore, dedicata invece all'output, presente su tutti e tre i pedali, quindi la troviamo in acceleratore, nel freno e nella frizione, si può andare ad intervenire su degli specifici valori per personalizzare la curva, in questo caso dell'acceleratore. Come vediamo, la curva di base è una curva lineare, quindi procede in maniera completamente rettilinea. Abbiamo dei preset, ma possiamo anche andare ad agire in maniera manuale su questa curva per renderla magari più veloce nella parte iniziale e meno veloce nella parte finale. EOSyncVeld ci fornisce comunque molti preset: il lineare, che è appunto caratterizzato da una linea retta e quindi da un segnale uniforme; il Sense 1, che come vediamo è più rapido nella parte iniziale e più morbido nella parte finale. Come vedete, accelera molto di più l'output nella parte iniziale rispetto al segnale RAW, per poi pareggiarsi praticamente nella parte finale. Il Sense 2 è lo stesso concetto, però esasperato. Qui abbiamo quasi una curva logaritmica nella prima fase, quindi un'accelerazione molto rapida. Come vediamo, il distacco tra il segnale di output e quello RAW è abbastanza importante, per poi appianarsi e quindi ammorbidirsi nella parte finale. Come vediamo poi il segnale RAW raggiunge rapidamente quello di output. Abbiamo poi il Sense 1, che è lo stesso concetto applicato però al contrario, quindi una curva più morbida nella fase iniziale, e vedete infatti che l'output rimane indietro rispetto al segnale RAW, e il Sense 2 questo concetto ancora più esasperato, quindi il segnale di output rimane ancora più indietro rispetto a quello del RAW. Questo tipo di settaggio potrebbe tornare utile su vetture con tantissimi cavalli come la nuova Mercedes uscita su iRacing, quindi darci la possibilità di parzializzare in maniera più delicata l'acceleratore nelle prime fasi, che sono poi quelle un pochino più complicate, soprattutto con marce basse. L'altro preset è invece l'S-Shape, che è una curva morbida nella parte iniziale. Come vedete, l'output è indietro rispetto al segnale RAW, e poi invece al contrario, quindi accelera molto più veloce nella parte centrale per poi ammorbidirsi di nuovo nella parte finale. L'S-Onside è invece il contrario, quindi un'accelerazione più rapida nella parte iniziale, si ammorbidisce nella parte centrale e poi riaccelera di nuovo nella parte finale. Lo slow start è un po' quello che abbiamo visto nella curva precedente, quindi una partenza molto morbida e un'accelerazione più rapida nella parte centrale fino alla parte finale, che procede poi in maniera rettilinea. E lo slow end, che invece è il concetto al contrario, quindi una prima parte molto veloce e una parte finale un pochino più morbida. Vi ricordo che questi settaggi possono essere applicati con lo stesso metodo, con lo stesso concetto, anche agli altri pedali. Passiamo adesso ad analizzare il pedale del freno.
che ha invece una sezione aggiuntiva che è quella dedicata alla forza, che il software dopo la calibrazione ha impostato nel mio caso a 79 kg. Questo è un valore che va sistemato in maniera molto precisa, in quanto ci darà poi il feedback finale sulla frenata su tutte quante le vetture. Come vedete, premendo costantemente il pedale, qui oltretutto c'è una sezione molto interessante dedicata alla forza applicata dall'utente. In questo caso sto premendo 50 kg e come vedete, andando ad abbassare questo valore, quindi la forza massima, decresce sia il segnale RAW sia l'output. Quindi in questo caso potremo avere con 40-45 kg la frenata massima. E questo è un valore veramente molto importante da settare. Io nel mio caso mi sono trovato bene sui 75-80 kg, in modo tale da arrivare facilmente nella zona di frenata massima senza però incorrere nel bloccaggio. C'è poi una piccola finestrella dedicata alla selezione degli elastomeri. Come abbiamo detto, ci sono due kit, soft ed hard, e qui si può scegliere appunto il kit utilizzato. Al di sotto della sezione Force abbiamo invece la regione dedicata alla zona morta inferiore. Non si può regolare ovviamente la zona morta superiore per quanto riguarda il freno, e anche questo è un valore molto importante, perché nel mio caso ad esempio sono solito poggiare anche in fase di riposo il piede sul pedale del freno e quindi andare a premere leggermente il freno e ad attivare il segnale all'interno del gioco. Applicando invece una piccola zona morta iniziale, che nel mio caso varia sempre tra il 2 e il 5%, evito appunto di avere un segnale di output che aumenta. Come vedete, il segnale di RAW è leggermente premuto, mentre quello di output, applicando il 5% di zona morta inferiore, non viene assolutamente influenzato. Per quanto riguarda l'output, l'abbiamo già analizzato nel corso dell'esame della sezione dedicata all'acceleratore. Funziona nello stesso modo, quindi abbiamo una serie di curve che possono essere applicate per andarci a cucire l'esperienza secondo i nostri gusti e le nostre necessità. Al di sotto troviamo tre pulsanti, uno dedicato al salvataggio di questo profilo attualmente in uso sulla EPROM. Possiamo salvarlo, resettare il profilo a default o caricare il profilo direttamente dalla scheda. Quindi il software andrà ad importare il profilo direttamente dalla EPROM della nostra scheda di controllo. Torniamo adesso indietro ad analizzare invece la sezione profile che vi avevo anticipato in precedenza. Ammettiamo che vogliamo salvare il profilo appena creato per una specifica vettura su uno specifico simulatore. Possiamo quindi salvare questo profilo anche sul nostro disco e quindi importarlo nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Possiamo quindi salvare il profilo direttamente sul disco e ci fa scegliere appunto la destinazione dove salvare il file, caricare il file dal disco. Abbiamo ad esempio un profilo dedicato alla Formula 1, possiamo caricarlo ed avere i settaggi già pronti, oppure salvare il profilo attualmente caricato all'interno della EPROM. Come avete visto, un software completo, anche semplice da capire, che però completa l'esperienza di guida e rende questa pedaliera ancora più interessante.
Eccoci di nuovo qui, siamo arrivati al termine della recensione e tiriamo insieme le somme su questa EOSyncVeld Ultimate Plus, una pedaliera davvero fantastica sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale. Bellissimi materiali curati in ogni minimo dettaglio, l'acciaio con questa lavorazione ottenuta tramite una sabbiatura con microsfere di vetro rende l'acciaio piacevole al tatto e resistente ai graffi dovuti alle regolazioni a cui di solito queste pedaliere sono soggette. Ogni minimo dettaglio è stato curato, il design come avete visto è esclusivo per ogni singolo pedale e questo la dice lunga perché ci sono delle copie dell'EOSyncVeld dei cani pedali identici ed è una cosa che comunque fa secondo me la differenza perché le meccaniche sono più raffinate. Mi sono piaciuti tutti gli aggiornamenti compresi i damper e il pacco elastomeri del freno che ho trovato veramente molto piacevoli insieme alla nuova molla. L'ho già descritto all'interno della recensione, freno incredibile, anche se il damper nella fase di compressione non si sente molto, nel rientro un piccolo accenno di feedback c'è. L'acceleratore è bellissimo, corposo, pastoso nella fase di pressione, velocissimo nella fase di ritorno in posizione, quindi abbiamo una pedaliera di altissima fascia che non a caso viene utilizzata da team famosissimi. Frizione anche migliore, frizione mai provata, uno stacco veramente incredibile che non è un on-off ma è uno stacco graduale veramente molto piacevole. Non è però tutto oro quello che luccica perché la pedaliera ha qualche piccolo difetto, almeno a mio avviso. Avrei preferito con il restyling l'introduzione di cuscinetti a sfera al posto delle bronzine, perché le bronzine hanno un piccolo gioco laterale, anche se non dà fastidio durante la guida, però c'è, e soprattutto il bronzo, anche se autolubrificante, tende a, vista la natura morbida del metallo, ad usurarsi e quindi magari ad aumentare il gioco nel corso del tempo, quindi questo è secondo me un piccolo punto a sfavore ed avrei preferito veramente dei cuscinetti a sfera. L'altro punto a sfavore è il prezzo, perché è un prezzo abbastanza elevato, anche se in linea con pedaliere di fascia alta, non è però una pedaliera per tutti, quindi per alcuni può essere un difetto, per altri no. E l'altro difetto è il tubo in gomma. Io lo ripeto all'interno di tutte quante le recensioni, solo la VRS è riuscita a trovare una soluzione gradevole dal punto di vista estetico, ma anche da quello del feedback. Questo tubo è brutto esteticamente a mio avviso, ma anche troppo morbido, quindi quando si va a pacco con l'acceleratore non si ha mai la sensazione di essere arrivati in fondo e questa è una cosa che onestamente non mi ha mai fatto impazzire. Credo che anche per questa recensione sia tutto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e come al solito vi auguro buona giornata.